Parmesan cheese comes from a specific region of Italy called Emilia Romagna. It is also a region that was hit particularly hard by the coronavirus. As of April 15th, 12% of Italy's confirmed cases were in Emilia Romagna. This put the Parmesan cheese industry right at the center of the current crisis. The whole country went into lockdown on March 10th, with only essential jobs allowed to carry on, including Parmesan production. I spoke with Nicola Bertinelli, the president of the Parmigiano Reggiano Consortium and also the owner of a dairy, to understand how the coronavirus crisis is affecting the making of Italy's most iconic cheese. According to Nicola, dairies are not fighting against a shortage of milk or other ingredients. Their biggest issue is the virus itself. Quando parliamo di 335 piccoli caseifici, 2860 piccole aziende, in realtà sono tutte governate da delle famiglie, quindi se un componente dovesse contrarre il coronavirus, tutte le altre persone che sono entrate in contatto con questa persona 2 settimane prima entrerebbero in quarantena. Guarda, devi sapere che il Parmigiano Reggiano ha come ingrediente il latte, poi aggiungi il caglio, che è quella molecola che coagula il latte, e poi aggiungiamo un po' di sale. Quindi in realtà gli ingredienti, capisci, sono molto semplici e quindi non è un problema reperire gli ingredienti. To avoid a milk surplus and being forced to sell it, the 335 Parmesan dairies have started to work together, share vats and accept another dairy's milk if its personnel is sick. Some retired dairymen have been called back to work and cheese production has been extended to the evenings too. Arrivare a dire vendiamo il latte perché non abbiamo casari in grado di trasformarlo a parmigiano, lo vendiamo all'industria del latte, ovviamente diventa l'estrema ratio, perché è come dire coltiviamo un fantastico nebbiolo per fare un barolo e poi lo mandiamo alla distillazione perché non possiamo produrre il barolo. Quindi insomma quel latte non verrà buttato. Chiaro che appunto nessuno sa in realtà quale sarà la dinamica dell'emergenza sanitaria. Diciamo che ci siamo attivati per avere varie opzioni perché quel latte non venga gettato. Nicola's dairy hasn't had to resort to any of these measures yet, but 3 dairies in the region have had to send their milk to other dairies, and 1 dairy has been forced to do what Nicola describes as the absolute last resort and sell their milk to a milk company. The crisis has also caused other changes. According to Nicola, Parmesan cheese makers are taking measures to implement social distancing, washing hands as much as possible and keeping access limited, but that might not always be possible. As you can see from this footage from my 2018 visit, some steps of cheese making require dairymen to be in close contact with each other, like when 50 kilo blocks of curd, like this one, are transferred into molds. So how are they managing that while keeping the environment safe? Quando non si può stare distanti oltre 1 metro, come nel caso dei casari sulla caldaia quando bisogna estrarre i fagotti, questi casari hanno una mascherina FFP2. Another instance where social distancing might be hard to implement is when it comes to inspect the cheese before it's ready to be sold as Parmigiano Reggiano. This happens after 12 months and is typically done by a third-party master grader who works for the Parmigiano Reggiano Consortium. In quel caso è il consorzio che ha fornito ai suoi battitori tutti i dispositivi di protezione individuale, ma in questo caso vanno oltre rispetto alla mascherina, perché forniamo anche una tuta, forniamo anche degli occhiali, forniamo ovviamente dei guanti, in modo tale che tutta questa operazione venga fatta nella massima sicurezza. No matter which type of production, cheese making is a job that requires touching the cheese with bare hands. An evergreen dilemma that perhaps now is taking a whole new meaning. Noi abbiamo un prodotto che è il latte, è un prodotto vivo, è un prodotto che tutti i giorni cambia, ha una reazione alla lavorazione che cambia quotidianamente e quindi solo una persona di grande esperienza, che è il casaro, ha la capacità di sentire, di percepire, parliamo di feelings proprio del latte. Quindi le mani bisogna metterle nella cagliata perché non puoi avere una macchina che ha le sensazioni. Tranquilli, nel senso i virus, e questo non è il Parmigiano Reggiano,
questa è la scienza, lo dice, i virus hanno bisogno di un ospite, e nel caso del Covid-19 è l'essere umano, per potersi sviluppare. Quindi da questo punto di vista tranquilli, ma non solo per il Parmigiano Reggiano, per tutti i prodotti agroalimentari di qualsiasi nazione e qualsiasi provenienza. While this may be the biggest health crisis Parmesan dairies have ever faced, this is not the first time they have faced difficult times. In 2012, a magnitude 6 earthquake struck the region, and warehouses full of Parmesan wheels crashed to the ground, damaging 1 million wheels, which at the time accounted for 30% of production. That triggered a wave of solidarity among the Parmesan dairies. Tutti gli altri caseifici si sono autotassati dando €1 per ogni chilo di formaggio prodotto in un fondo, in modo tale che si ricostruissero i caseifici distrutti, come quel formaggio che era crollato sotto alle macerie e con delle stagionature improbabili, tutto ammaccato. In realtà venne venduto a chi? Agli italiani, che risposero in un modo pazzesco, dimostrando come per gli italiani il Parmigiano Reggiano è qualcosa di molto di più di un pezzo di formaggio. Tutti ci sentiamo un po' parte del sistema del Parmigiano Reggiano. Però la produzione di Parmigiano Reggiano non si è mai fermata, ma perché il Parmigiano Reggiano, prima che essere un prodotto per il mercato, è un prodotto per la comunità. E la produzione non si fermerà? No, la produzione si fermerà quantomeno perché siamo 335 piccoli caseifici, quindi qualcheduno sarà in difficoltà, ma gli altri, come sta accadendo, tendono la mano per dare una mano al proprio collega. Se vogliamo, questo come principio è un principio molto emiliano, cioè questo è molto nel DNA degli emiliani. Anche determinate forme di cooperazione credo siano nate in Emilia, perché c'è molto questo sentimento che insomma, se in realtà chi è di fianco a te non sta così bene, anche tu non è che sei così contento. Quindi abbiamo tra i 1000 difetti questo senso di mutualismo abbastanza spinto. How are Italians responding to this new crisis? According to Nicola, with people confined to their homes doing more cooking and looking for comfort in the foods they love, the demand for Parmesan has never been so high. In questa situazione di anche difficoltà un po' psicologica, il Parmigiano Reggiano è una piccola coccola, quindi il gratificarsi comprando un Parmigiano Reggiano invece che un prodotto magari no name è quello che sta accadendo. C'è un altro fattore, che visto che si tende a uscire poco, uno per rispettare la legge e due perché se vai oggi al supermercato magari fai un'ora di coda prima di entrare, tendi a fare la spesa una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, e quindi compri dei prodotti conservabili. E il Parmigiano Reggiano è un prodotto estremamente conservabile. Che cosa è che ci spaventa? Il fatto che se questa crisi sanitaria non troverà una fine, la paura è che si entri dentro una pesante crisi economica e quindi che le persone in un futuro non abbiano più una disponibilità economica non solo per comprare il Parmigiano Reggiano, ma in realtà per poter andare a fare spesa. Certo che rispetto ad altri settori siamo fortunati perché stiamo vendendo Parmigiano, ma non siamo molto sereni, perché quello che ci siamo detti fino adesso è un rischio che vediamo, ma ci auguriamo ovviamente che il governo, attenzione, non solo dell'Italia, l'Unione Europea, prenda in mano, perché questa è la vera prima grande prova del fatto che un'Unione Europea esista, perché nel momento in cui esiste una unione deve esserci il grande patto di solidarietà. Quello che accade nel mondo del Parmigiano Reggiano tra i caseifici è quello che dovrebbe accadere anche fra i paesi dell'Unione Europea, fra gli Stati.